Amici di Battista 70 Phone, oggi parliamo di Samsung Galaxy S26 Ultra, il top della serie S. In Italia viene venduto a partire da 1.499 euro, è un prezzo piuttosto impegnativo. Certo, ha delle ottime prestazioni, un bellissimo display, è stata inserita la funzione del privacy display che vi spiegheremo poi più avanti. Però diciamo che non ha avuto molto coraggio Samsung in questo momento, perché comunque la batteria è sempre da 5000 mAh, non è in silicio carbonio, la ricarica massima arriva a 60 watt, è già un miglioramento rispetto al passato, però insomma diciamo che si poteva spingere un pochettino di più. Per quanto riguarda la confezione, fortunatamente c'è ancora la S Pen che è ovviamente integrata nel telefono, classica manualistica, l'aggeggino per l'estrazione del carrellino della SIM e una pellicola preapplicata. Dal punto di vista del design, come potete vedere, Samsung è rimasta fedele alla propria linea, è un classico ultra riconoscibilissimo. Le dimensioni sono importanti, un peso di 214 grammi. Sì, è un telefono grande, largo e non certo leggero, però Samsung ha lavorato sui dettagli che migliorano la sensazione in mano, soprattutto con angoli più arrotondati e una percezione generale un po' meno rigida rispetto ad alcuni modelli precedenti. Il colpo d'occhio è molto bello, cornici sottili e un frontale molto pulito. Dietro il nuovo blocco fotocamera è più evidente e più sporgente, rende il telefono più tecnico ma anche meno elegante di prima. I materiali restano premium con Gorilla Armor 2 davanti, Victus 2 dietro e Frame in Armor Aluminium 2. La qualità costruttiva è alta, però va detto che anche il titanio non c'è più. La certificazione resta IP68 seria ma non più allineata ai rivali che iniziano a spingersi verso IP69. Il display ovviamente rimane ancora uno dei punti più forti della linea S di Samsung. Abbiamo un Dynamic LTPO AMOLED 2X da 6,9 pollici con risoluzione 1440x3120, un refresh rate fino a 120 Hz, supporto HDR10+, Always On Display, luminosità dichiarata fino a 2600 nit. La resa da top di gamma, schermo ampio, definito, molto fluido e piacevole da usare, sia per contenuti multimediali sia per il classico uso quotidiano. Il trattamento antiriflesso continua a fare la differenza soprattutto all'aperto e sotto luci forti. Come vi dicevo, una delle novità più importanti di questo smartphone è il privacy display e ora vi spieghiamo un attimino come funziona. Allora, noi l'abbiamo trovato particolarmente sensato in ambienti affollati, mezzi pubblici, fiere, sale conferenze, bar, tavoli condivisi. Se ricevi una mail, un messaggio o apri un'app sensibile, puoi fare in modo che chi ti sta accanto veda molto meno e non lega quasi nulla. La cosa interessante è che puoi modularlo. C'è anche la modalità più aggressiva, una sorta di protezione massima che riduce parecchio la visibilità laterale. Funziona bene ma impatta di più su brillantezza e contrasto, quindi non è quella da tenere attiva tutto il giorno. Il punto forte e vero secondo noi è proprio la flessibilità. Quando non serve il display resta quello di sempre, quando serve il telefono aggiunge una protezione utile senza trasformarsi in uno schermo sacrificato in modo permanente. Il processore è lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, quindi progettato proprio per la serie S di Galaxy. Le configurazioni partono da 12 GB di RAM e 256 di memoria interna, passano per la 12512 e arrivano fino a 1 TB con 16 GB di RAM. Storage UFS 4.1, quindi la base tecnica è assolutamente da top di gamma. Nell'uso reale il telefono è rapidissimo, sempre fluido, sempre pronto. Le app si aprono subito, il multitasking è gestito bene, non c'è mai la sensazione di un dispositivo in affanno. Anche nel gaming il comportamento è molto solido grazie alla GPU Adreno 84 e un display grande che aiuta parecchio l'esperienza. Un piccolo appunto va fatto sulla temperatura. Sotto stress il telefono tende a scaldare più del previsto. Nulla di drammatico, ma non è il flagship che riesce a nascondere completamente il calore quando lo si spinge per bene. Molto buona anche la parte audio con speaker stereo ben bilanciati, volume alto e una resa più piena e matura rispetto al passato. Non ci sono bassi miracolosi come è normale su uno smartphone, però per video, giochi, social e contenuti parlati il telefono si comporta bene, dà una sensazione di qualità coerente col suo posizionamento premium. Bene anche vibrazione, chiamate e ricezione che completano un pacchetto hardware solido ed affidabile. Come vi ho detto la batteria rimane da 5000 mAh e questo è un punto dove Samsung, memora anche del passato, di un lontano passato, è rimasta piuttosto prudente. Però diciamo che nel 2026 molti rivali iniziano a spingere su tecnologie più moderne come il silicio carbonio, mentre qui si resta su una formula tradizionale. Va detto però che l'ottimizzazione c'è, nell'uso quotidiano Galaxy S26 Ultra arriva a sera senza grandi problemi, si comporta bene anche in giornate piene. Non dà però quella sensazione di autonomia fuori categoria che qualcuno potrebbe aspettarsi da un Ultra di questa fascia.
La novità più concreta è la ricarica che sale a 60 watt via cavo, 25 wireless e 4.5 ricarica inversa. Quindi il miglioramento si sente davvero, soprattutto nei rabocchi rapide. Resta però l'assenza dei magneti integrati in stile QI2. Per avere l'aggancio magnetico serve una cover compatibile, quindi sì, passo avanti reale, ma ancora non completo fino in fondo. Per quanto riguarda il software, abbiamo Android 16 con la One UI 8.5 e qui Samsung diciamo che si muove veramente bene e molti competitor dovrebbero imparare da questa, diciamo, integrazione software davvero ottima. L'interfaccia è ricca, matura, piena di funzioni, ma ormai anche abbastanza ordinata da non risultare dispersiva. È un software pensato per chi vuole fare tanto con il telefono, multitasking, personalizzazione, produttività, S Pen, DeX, funzioni AI e supporto lungo nel tempo. Samsung garantisce infatti 7 anni di aggiornamenti Android e 7 anni di patch di sicurezza. E su un prodotto di questo prezzo è un evento importante. La parte AI è sempre più presente con un Bixby più intelligente, integrazione più avanzata nelle ricerche, funzioni contestuali e strumenti pratici come Audio Eraser, ricerca migliorata negli screenshot e scanner documenti più evoluto. Non tutte queste novità cambiano davvero il modo d'uso per tutti, però nel complesso danno l'idea di un software sempre più centrale nel valore del prodotto. Il comparto fotografico rimane sempre molto concreto e di ottima qualità, questo non si può negare, però anche qui non c'è stata una rivoluzione rispetto al predecessore e si nota comunque un certo tipo di conservatività da parte di Samsung. La cam principale è sempre quella da 200 megapixel con un focale 1.4, affiancata da un ultragrandangolare da 50 megapixel, da un teleobiettivo 3x da 10 megapixel e da un teleobiettivo 5x da 50 megapixel. Sulla carta c'è tutto, infatti il telefono è versatile, affidabile e capace di coprire tante situazioni. Di giorno la principale si comporta bene, con colori gradevoli, buona gamma dinamica e una resa complessivamente matura. I selfie convincono e i video restano di livello alto, anche per la stabilizzazione e opzioni disponibili. Il punto però è che da un Ultra del 2026 ci aspettavamo qualcosa di più, soprattutto sugli zoom e nella gestione delle luci più difficili. Il comparto resta valido, spesso anche molto valido, ma raramente dà quella sensazione di salto generazionale che il nome Ultra oggi porta inevitabilmente con sé. Beh, in conclusione, non si può non dire che sia un ottimo telefono, comunque ha parecchi plus, l'S Pen, la One UI 8.5 che è davvero ottima, un display veramente eccelso, poi abbiamo anche il privacy display. Diciamo che un attimino ci lascia perplessi il fatto che non ci sia stato magari un pochettino più di innovazione, un pochettino più di coraggio, a partire dalla batteria che è rimasta ancora con una vecchia tecnologia. Anche qui non siamo arrivati all'IP69, diciamo piccole cose che però su un telefono da 1499 euro insomma si fanno notare, per cui speriamo che in futuro Samsung abbia un pochettino più tra virgolette di coraggio e tiri fuori qualcosa di un po' più innovativo, se così vogliamo dire. Comunque nel complesso non si può non promuoverlo, però con qualche ma e qualche, diciamo, passatemi il termine, rimpianto, se così vogliamo dire. Con questo concluso, un saluto da Loris per Battista 70 Phone.